Benvenuti a Dietalogando, io sono Vala e oggi capiremo se sono veramente 10.000 i passi della salute. Tutto è iniziato nel 1965, quando la compagnia giapponese Yamasa Tokei ha deciso di mettere sul mercato un nuovo contapassi e per questioni fonetiche lo ha chiamato Manpokei, che potremmo tradurre come il 10.000 passometro. Il lancio del prodotto è stato accompagnato dallo slogan "Facciamo 10.000 passi al giorno". La soglia è stata stabilita in modo del tutto arbitrario, ma da quel momento in poi l'idea dei 10.000 passi si è radicata nella coscienza pubblica. Si tratta dunque di uno slogan pubblicitario e basta? Sì e no, se si considera che sia l'OMS che l'American Heart Association incentivano il raggiungimento di questo obiettivo giornaliero per migliorare la propria salute e il benessere cardiovascolare. Uno studio pubblicato nel 2019 condotto dall'Università di Harvard su circa 17.000 donne dall'età media di 72 anni ha dimostrato che le partecipanti, che facevano 4.400 passi al giorno, avevano un rischio di mortalità in 4 anni inferiore a quelle che facevano invece 2.700 passi o meno, e questo era assolutamente indipendente da altri fattori di rischio come fumo, alcol, dieta, altre malattie o terapie in atto. Questo rischio diminuiva ulteriormente fino al gruppo di donne che facevano circa 7.500 passi. Oltre questo limite però non si osservava più alcun miglioramento. È interessante notare che questa associazione risultava del tutto indipendente dall'intensità della camminata. È quindi più importante il numero di passi che si fanno che il modo in cui si fanno. Un altro studio pubblicato su JAMA Network Open ha descritto una coorte di 2110 soggetti adulti e ha osservato, come ci si aspettava, che coloro che facevano più passi al giorno avevano tassi di mortalità per tutte le cause inferiori. Ma cosa più interessante, ha evidenziato che in coloro che facevano più di 10.000 passi al giorno non si osservavano benefici maggiori rispetto a quelli che ne facevano 7-10.000. Questi studi confermano che camminare porta benefici alla salute, che si raggiunga o meno il numero magico dei 10.000 passi, e conferma quanto chi si occupa di stili di vita sa già, e cioè che qualunque traguardo è meglio di niente. Quindi, se si è poco attivi, il primo passo è sviluppare un piano d'azione per ridurre il tempo dedicato alle attività sedentarie, televisione, videogiochi, spostamenti in auto. Ma come fare? Nel 2007 è stata pubblicata su JAMA una meta-analisi che ha valutato l'associazione fra uso del contapassi, livelli di attività fisica e benefici per la salute. È emerso che coloro che usavano il contapassi hanno aumentato significativamente i loro livelli di attività fisica di circa 2.500 passi in più al giorno. Hanno osservato inoltre una riduzione della pressione arteriosa e dell'indice di massa corporea. In sostanza sono dimagriti. Prendetevi un contapassi o usate quello del cellulare e andate a vedere quanti passi al giorno fate. Questo sarà il vostro punto di partenza. Se siete su una media di 7.000 passi al giorno, state già facendo un ottimo lavoro. Se invece siete al di sotto di questo livello, potete pensare di aumentarlo un po'. Ma ricordate, non si passa da 0 a 100 in un giorno, si rischia di provare frustrazione e rinunciare. Potrebbe essere ragionevole pensare di aumentare il livello di attività fisica di circa 500 passi al giorno e mantenerlo per un po', e poi provarlo ad aumentare di altri 500 passi, raggiungendo un passo dopo l'altro l'obiettivo dei 7-10.000 passi al giorno. Inutile è il bravo cantore che canta per se stesso. Inutile il musico eccelso che suona la lira solo nella sua camera. Inutile il sapiente che medita nella sua mente senza proferir verbo. Inutile lo scrittore sublime che verga le sue lettere su una tavoletta di cera. Chi sa fare, lo mostri, lo dica, lo spanda. Ogni sapere deve travasarsi. Ogni cosa buona deve essere esempio edificante per tutti. Lo dice Cramo di Lesbo. Io sono la dottoressa Vala Poloni. Ci rivediamo presto qui a Dietalogando.